Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Allora, oggi parliamo di agende oppure calendari, insomma, da andare a installare sia nei nostri computer che nei nostri smartphone. Io, per esempio, li utilizzo già da un poco perché, come vi dicevo nei video precedenti, la memoria già mi va abbandonando. Non per l'età, però per i troppi impegni, insomma, viene difficile, insomma, andare a gestire mentalmente tutti questi impegni di fra clienti o anche, insomma, il canale YouTube stesso. Quindi se anche voi avete l'esigenza, insomma, di insomma, essere un pochettino aiutati da qualche programma o app per smartphone, quindi se avete l'esigenza, insomma, di essere aiutati da queste app perché con troppi impegni vi dimenticate, insomma, di andare da una parte piuttosto che un altro, di fare qualche cosa piuttosto che qualcos'altro, possiamo aiutarci, insomma, con queste applicazioni. Insomma, io ne cito tre, ce ne sono ovviamente molte, anche e soprattutto a livello di applicazioni per smartphone. Ovviamente, insomma, testandole alcune funzionano bene, altre funzionano male. Diciamo che in questo campo delle agende la maggior parte di applicazioni sono sia in modalità free che la stessa la possono trovare in modalità a pagamento. Ovviamente la differenza sarà un piano completamente base per le agende o i calendari free, quindi gratuiti, e poi invece sarà completamente differente l'utilizzo invece del piano. Ovviamente non sono sotto abbonamento, ce n'è qualcuno che può essere fastidioso ovviamente perché è sotto abbonamento, però la maggior parte proprio si acquista e sono cifre comunque irrisorie, a livello di 7 euro, 8 euro massimo, insomma sono quelle cifre, quindi comunque cifre che chiunque si può permettere, quindi chiunque può acquistare queste applicazioni che poi possono essere anche unite anche al computer, basta che lavorano sempre sotto la stessa rete, quindi non a distanza fuori casa. Allora, la prima applicazione che io trovo veramente, veramente bella è un'agenda dove il nome è quello di piano settimanale. Prende questa agenda, è un'agenda vera e propria, quindi viene tramutato il foglio cartaceo dove noi appuntiamo tutte cose, magari portare appresso questa agendina può risultare pure noioso perché magari qualche volta lasciamo la valigetta, anche nel mio caso la valigetta a casa, quindi camminare con questo piccolo, anche perché poi sono diventati ormai piccoli quelli cartacei, però può dare un po' di noia camminare con questo quadernetto sempre appresso, magari dipende anche dove andiamo. Quindi trovo veramente bello il fatto che questa agenda da cartacea passa ad agenda elettronica, quindi proprio il vero foglio che si va sfogliando sotto l'applicazione piano settimanale. In modalità free questo programma permette soltanto di appuntare, appunto, quindi come se noi stessimo scrivendo nel foglio, permette lo stesso di farlo su applicazione, quindi abbiamo dei fogliettini, quindi con il calendario, per esempio il giorno 18, 19, 20, 21, quindi con domenica, lunedì, martedì, tutto quello che sia, valutando, diciamo, in rosso il giorno, ovviamente quello effettivo, quello in cui siamo, e quindi mettendo in nero poi, che vi posso dire, l'indomani, il dopodomani, insomma quello fra 3 giorni, quindi il giorno attuale verrà identificato come il rosso, in modo che così non ci confondiamo su quello che dobbiamo andare a fare quella giornata. Quindi possiamo soltanto andare a scrivere quello che dobbiamo fare, quindi non ci avvisa in nessuna maniera, quindi dobbiamo essere comunque noi ad aprire questo programma, questa app, quindi questa agendina, e andare a vedere in quella giornata cosa noi abbiamo scritto anche nei giorni passati. Questa stessa applicazione ha un costo sempre irrisorio, non mi ricordo se 6,99 o 7,99, comunque giù di lì. Questa applicazione diventa anche a pagamento. Cosa permette di fare a pagamento? Ovviamente viene completamente ribaltato il programma, perché può fare cose magari che possono essere anche inutili, però o non utili ad alcune persone, il che cambiare per esempio il colore delle pagine, cambiare il colore della scritta, insomma tutte queste fesserie di qua, io le trovo insomma cose superflue comunque. Possiamo anche evidenziare sotto forma di evidenziatore magari una cosa più importante, già questo magari potrebbe essere una cosa più utile per dare un'importanza maggiore rispetto a un'altra, però la cosa più importante è che là invece si va a interagire poi col calendario, quindi nel nostro telefonino, quindi in quel caso arriveranno le cosiddette notifiche. Se noi prendiamo un appuntamento per esempio per domani per le 9, immediatamente lui si va a connettere con il nostro calendario e alle 9 ovviamente noi possiamo dare una specie di sveglia di suoneria e spunterà si chiamano banner, quindi quelli che troviamo noi per intenderci qua sopra nel cellulare, spunterà questo banner e ci dirà cosa dobbiamo fare in quel momento, insomma. Quindi per ricordarlo meglio se accidentalmente magari passiamo di orario, se abbiamo la versione base, quindi ricordiamoci dobbiamo andare a aprire noi quel programma.
Quindi in quel caso invece veniamo avvisati ogni qualvolta noi inseriamo l'orario, veniamo avvisati sotto forma di suoneria e in più il banner. Come altre applicazioni, cosa vi posso consigliare? Sono le due, insomma, quelle più famose, insomma, che ci sono, che lavorano veramente bene. Anche vi dicevo poc'anzi, a computer basta che sono nella stessa rete, quindi smartphone e computer possono essere configurati in entrambi i casi con lo stesso programma, con lo stesso nome utente, però praticamente dobbiamo lavorare sempre nella stessa rete, quindi significa che se il computer fisso l'abbiamo a casa, ovviamente il cellulare deve essere connesso anche a casa. Dice, ma per che cosa può servire questo discorso? Magari se ci troviamo magari in un'altra stanza, allora anziché accendere il computer e vedere che appuntamenti abbiamo, benissimamente lo possiamo fare tramite smartphone, oppure magari qualcuno che ha un negozio, insomma, che ha una parruccheria, quello che sia, direttamente non ha bisogno di lasciare ogni volta il lavoro che sta facendo per andare magari a computer che l'ha messo nella hall principale, bensì può utilizzare benissimamente il proprio smartphone per aprire e prendere appuntamenti proprio senza bisogno di staccare ogni volta. Questo programma che fa tutto ciò è l'Essential PIM. Essential PIM che praticamente è in versione sempre gratuita, che ovviamente non permetterà di fare, come abbiamo visto poc'anzi, tanti di quei accorgimenti, insomma, che sono utili, come il calendario, eccetera, eccetera, o prendere appuntamenti, anche se devo dire che l'Essential PIM in versione gratuita fa fare veramente, veramente molto. Invece, praticamente, in versione a pagamento, ovviamente si connette sempre nella stessa rete ed è perfetto perché fa fare veramente molte più cose. Come ultimo invece programma e applicazione, perché sempre li possiamo trovare in entrambi i casi, sia sul PC desktop che sui nostri smartphone sotto forma di app, è la famosissima Google Calendar. Quindi è sempre la stessa cosa delle applicazioni precedenti, quindi sempre allo stesso modo, a maggior ragione si utilizza tramite calendario, quindi fa tutto quello che fanno le applicazioni precedenti, solo che abbiamo messo 3 a paragone, quindi tutte e 3 in forma gratuita, anche le stesse, quelle in forma gratuita, possono diventare sotto pagamento in forma premium, quindi avere tutte quelle impostazioni in più, insomma, che ci permettono sempre di lavorare un peletto più superiore alla versione free. Spero sempre di essere stato d'aiuto. Oggi abbiamo visto, insomma, quali sono le famose rubriche, i famosi calendari. Ricordo sempre che questi programmi creano anche le rubriche, quindi soprattutto per quelle aziende che hanno molti clienti e vogliono fare rubrica, per esempio il famosissimo Essential PIM, fa anche la rubrica, quindi con la possibilità di andare a memorizzare nome, cognome, numero di telefono, il tipo di azienda che è, mettere delle note, aggiungere, e quindi il calendar è favoloso per fare questo tipo di lavoro, quindi anche di rubrica. Quindi vi stavo dicendo che abbiamo visto le 3 agende, secondo sempre il mio parere, quelle che funzionano ovviamente meglio, almeno oggi, sino al 2023. Spero che il video sia stato utile e ci vediamo sempre al prossimo video. Ciao a tutti!